si diverte. È bellissimo. Sì, Dai, sì. fai l'intro, di! Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. E se non sei ancora iscritto, fallo immediatamente perché ci fai felici, ecco. Se hai voglia di far felice una persona oggi, iscriviti al nostro canale. Ma certo. È un piccolo gesto, Ma certo. ma per noi è importante. Allora raga, perché inizio questo video in macchina? Adesso ve lo spiego. Perché ci stiamo dirigendo, ma non riesco mai a tenere il telefono, ok. Ci stiamo dirigendo verso il nostro bunker, perché ci hanno telefonato, perché noi in estate non è che stiamo sempre al bunker, perché col caldo e tutto, esatto, preferiamo l'aria aperta. Ma detto questo, ci hanno telefonato che è arrivato un pacco. E perché voi direte, quindi tutta questa fretta nel prendere, partire e andare perché è arrivato un pacco? Sì, perché il pacco che è arrivato è un pacco che almeno io aspettavo, perché a sto giro sono io che ho una sorpresa per Paolo. Ah, io infatti sono già impazzito. Ecco, sono già impazzito perché io sto aspettando questo pacco da parte di due ragazze che mi hanno scritto un'email un po' di tempo fa. Lo so che voi penserete, cazzate, balle, ve la siete scritto voi, e no, mi dispiace, non è così. Io adesso vi vado a leggere l'email, così almeno capite, ve la leggo, ve la riassumo, ok? Perché comunque è bella lunga. Comunque, le persone che ci scrivono sono, vabbè, l'email è Desiree, ma si firmano in fondo Desiree e Anastasia. Praticamente ci dicono che ci contattano perché da settimane stanno vivendo una situazione che le sta spaventando molto e non riescono più a considerarla una semplice coincidenza. Tutto è iniziato quando una nostra amica ha ricevuto in regalo una statuina proveniente dall'India, portata da un collega dopo un viaggio. La statuina rappresenta una sorta di elefante con la proboscide rivolta verso il basso. E già qui avrei da ridire, ma lo dico dopo. Ma l'aspetto è estremamente inquietante. Il volto ha un'espressione cupa, quasi maligna, tanto che fin dal primo momento ha provocato disagio a chiunque la guardasse. La nostra amica, proprio perché si sentiva a disagio, aveva deciso di lasciarla chiusa nel suo incarto e nascosta in un angolo buio di casa. Poco tempo dopo però la statuina è stata ritrovata fuori dall'incarto e in un punto diverso dal locale, senza che nessuno l'avesse spostata. Da quel momento sono iniziate una serie di situazioni strane e sfortunate, problemi gravissimi nel negozio, incluso un quasi crollo del tetto. Un incidente evitato per poco. Il guasto improvviso ha preso fuoco, messo tra parentesi, della lavanderia dove vengono portati gli abiti del salone. Porte che si chiudono da sole durante la notte e una sensazione costante di oppressione e negatività percepita da più persone. Roba forte, quindi. Sì. La cosa che ci preoccupa maggiormente riguarda però il comportamento della nostra amica quando entra in contatto con la statuetta. In alcune occasioni ha iniziato a ridere in modo anomalo e incontrollabile, ha avuto momenti di confusione e vuoti di memoria, oltre a pensieri molto negativi che non aveva mai avuto prima. Abbiamo tentato di purificare il luogo utilizzando del palo santo, ma inspiegabilmente non riusciva ad accendersi nonostante numerosi tentativi. Inoltre, durante una sorta di sessione improvvisa con un libro delle risposte, continuavano a comparire riferimenti alla necessità di purificare la casa e liberarsi di energie oscure. Siamo consapevoli che molte cose possano avere spiegazioni razionali, ma la quantità di eventi accaduti in concomitanza con l'arrivo di questa statuina ci mette davvero paura. Vorremmo liberarci quindi dell'oggetto in sostanza e mi hanno chiesto se potevano inviarcelo e io gli ho lasciato l'indirizzo. Incredibile. Incredibile, Questa vero? è la vera notizia, shock proprio. Io gli ho lasciato, ripeto, l'indirizzo e mi è arrivato. Cioè, è arrivato stamattina e io ho detto a Paolo, senti, io oggi devo andare a farmi le unghie. Dopo che ho finito di farmi le unghie, andiamo al bunker. Perché, cosa ma? No, va bene, ok. Perché è arrivata una roba che secondo me ti garba. Ma sono in hype, te l'ho detto. Ok, quindi raga, adesso noi andiamo verso il bunker. Quando ci saremo vedremo questo pacco insieme. Vai. Ci siamo. Vado? Mamma mia, ma è sale? E sale, mi sa. Vabbè ragazzi, Attenzione.
Mamma. Oh, grazie. Grazie mille. Tori, prendi. Ci danno il permesso di... Vi diamo il permesso di pubblicare eventuale video, citare la situazione dell'oggetto, eccetera, eccetera. Va In bene. anonimo, grazie. Va bene, va Beh, bene. ovvio. Non diremo i vostri cognomi in modo totale. Questo è esattamente quello che mi è stato sì, che hai letto in macchina. scritto nell'email, perché Perfetto. io gli avevo mandato poi una risposta Sì. e gli avevo detto per cortesia mandatemi quello che mi avete scritto tramite email anche insieme all'oggetto, perché me ne arrivano tante Beh, di email. chiaro. Ho detto poi magari non lo trovo più, e invece, care ragazze, io l'ho trovata tramite email perché mi siete rimaste nella testa. Sì, è vero. E mi ricordo anche che me l'aveva detto subito. Mi siete rimaste nella testa. Allora, qua Mamma mia. E sale questo, ragazzi, credo. tanto sale. Sì, che sale. Vabbè, sì, perché se era... Zucchero. Poteva essere, tu sai? Ah, è dentro. ce n'è un po' dentro, un po' fuori. Ma secondo me è fuori perché si è... Beh, sì. Niente, si apre. Vai. Così. Ci sta. C'è un hype ad aprire sta Ma... cosa? Guarda un po'. Guarda un po'. Cioè, Oh, mamma. capisci? Secondo Ma avete me fatto bene, raga, le grande. ragazze erano veramente Spaventate. spaventate perché hanno messo una quantità di sale. Ma non l'ho fatto bene, raga. Non è mai... Ragazzi, e guardate, adesso mi viene da dire quanto è piccolo l'oggetto, Vero? però quanto può influenzare. Guardate. E raga, io ho mai visto così tanto sale per un oggetto così piccolo. Pazzesco. È avvolto. Pazzesco, raga. Allora, io voglio comunque sempre ricordare che noi apriamo queste cose. Eccolo qua. Questo non è un elefante a caso. Questo è Ganesh. Esatto, questa è una divinità, ragazzi. Questa è una divinità. Questa è una divinità, ragazze. Questo è Ganesh. Innanzitutto, non è un elefante. No, fermi tutti. Qua cambia tutto. Ah, ecco. Allora, ragazze, prima cosa che scoprite con questo video, non era un elefante. Altrimenti, questo lo vedete, io ho risposto prima per quanto riguarda la proboscide e tutto, perché io credevo che fosse la classica statuetta, perché leggendo l'email, la brava. classica che trovate da tutte le parti, l'elefante con la proboscide rivolta verso l'alto. Ma questo non è un elefante. Cioè, o meglio, sì, ma è... Rappresenta Ganesh. dai. Esatto. Però detto questo, io vorrei tanto continuare questo video, ma prima ho piacere di fermarmi un secondo per andare a reperire delle informazioni su questa divinità prima di procedere a fare qualsiasi altra cosa. È una statua raffigurante Ganesh, Visto? divinità induista associata a protezione, fortuna, rimozione degli ostacoli e nuovi inizi. Ok. Ciao Lorraine, sono Deborah del Pit. Ti ho mandato una foto della statuetta di Ganesh. Questa statuetta mi è stata mandata da due ragazze che l'hanno ricevuta in regalo da una loro amica che è andata in India. Il problema è che io so che Ganesh è una divinità che serve per proteggere, per i nuovi inizi, come hai detto tu. Ma le due ragazze mi hanno riferito che da quando questa statuetta è entrata, diciamo, in casa loro, non hanno iniziato ad andare bene le cose. Quindi ci sono state un sacco di avvenimenti negativi legati sia all'attività che svolgono probabilmente la famiglia di queste ragazze, sia legate proprio all'amica che gli ha regalato questa statuetta, che era come se avesse degli atteggiamenti strani quando era vicino a questa statuetta. E proprio perché adesso che la vedo rappresenta Ganesh, mi chiedevo perché.
Ecco cosa avverto adesso. Arriva una presenza che si mostra come ombra, pesante, energia femminile, ma con tratti molto frantumati, come se fosse fatta a pezzi o spezzata in più ricordi. Sento rabbia trattenuta, dolore, ma soprattutto la sensazione di essere stata scacciata. Non si tratta di una divinità, né di qualcosa legato alla statuetta stessa. È una presenza che ha usato l'oggetto come appiglio per rimanere. Si nutre dell'attenzione e della paura che genera. Questa entità sembra voler essere riconosciuta. Non vuole andarsene, cerca ascolto ma risponde con energia oppressiva per farsi notare. Gli incidenti e la sfortuna servono a gridare la sua presenza. La statuetta non è più un simbolo di protezione, ma un catalizzatore per questo ciclo di negatività. Hai capito? Se ha bisogno di attenzione, allora parliamoci. Potresti essere un'entità legata alla statuetta di Ganesh che ha bisogno di ascolto. Vuoi essere ascoltata? Noi siamo qui per ascoltarti adesso. E per prima cosa vorremmo sapere con chi stiamo parlando. È pieno di rumori. Ho sentito. O è verticalmente, o è più. No, ma è quello che mi ha messo i brividi è diviso verticalmente. Perché Lorena ha detto che era Brava, un'entità brava. frammentata, Frammentata divisa in più parti. pezzi. Oh mio Dio! Ah, ecco. È un'entità divisa. Divisa in due, ma che brutta Ma immagine. non so cosa vuol dire. Ma non sapevo neanche cosa volesse dire quando l'ho sentito la prima volta da Lorraine, te lo giuro. E che? Prima io volevo chiedere, Chi volevo è? dire che cosa vuol dire un'entità frammentata? Divisa verticalmente. Cosa vuol dire che sei divisa verticalmente? O cosa vuol dire che sei divisa? Ce lo spieghi? Sorgono. Sorgono? Sì. Maiali. Posso dirti? Nella mia testa, quando ha detto divisa, ho detto sarà come Ganesh. È metà animale e metà uomo. Non è che metà animale, non è che metà animale. I maiali. Sorgono maiali. Sì. O vuole farci arrivare a qualcosa, oppure, ripeto, torno all'origine della parola. Io voglio tornare un attimino indietro, perché altrimenti non riesco a capirti. Voglio sapere con chi stiamo parlando. Poi, una volta che me l'hai detto, possiamo... Puoi dirci il tuo messaggio. Esatto. Dove? Buona prima. Prima era dove sorgono. E poi maiali. Adesso di nuovo dove. Vuole a tutti i costi dire quello? Proviamo a ascoltarla. Ma allora facci capire di più allora, perché dove sorgono i maiali è un porcile. Esatto. Tu arrivi da un porcile? Perché non sono belle parole. No, niente. O magari non sa la nostra lingua.
Che mi è venuto anche quel dubbio lì. Selvaggia. Il selvaggio. Il selvagge. Come se non fosse capace a parlare. Aspetta. C'è qualche cosa che riguarda un cinghiale? Cinghiale è un maiale selvaggio. Ma cos'è sto tremore? Un tuono. Un tuono, tipo. C'entra qualcosa un cinghiale? C'entrano dei cinghiali? Ovvio. Porca vacca. Come l'hai letto ovvio? Ovvio, Ah, hai messo sì. il dito sopra. Sì, sì. Ovvio. Ok, vedi? Il maiale selvaggio. Sì, il maiale selvatico. Un cinghiale. Un cinghiale. Che cacchio è un'entità che ha un cinghiale? C'è qualche entità che ha raffigurante il cinghiale? Glielo chiedo a Lorraine di nuovo. Informazione fondamentale. Il cinghiale come simbolo spirituale porta energia molto diversa da Ganesh. Rappresenta istinto primordiale, forza distruttiva, talvolta rabbia, aggressività e radicamento nel territorio. Nelle tradizioni esoteriche il cinghiale può indicare una presenza territoriale, spiriti guardiani, ma anche ostili legati a rancori antichi e maledizioni locali. Nel contesto indiano, Ganesh ha per veicolo il topo, non il cinghiale, per esempio. Ma infatti io lo sapevo perché è l'elefante. Sì, è l'elefante e il topo. Certo. Il cinghiale invece è associato a Vara, un'altra divinità, avatar di Vishnu, Sì. ma in chiave positiva. Però qui la vibrazione non è quella di Vara, ma qualcosa di più scuro, selvatico, non divino. Selvaggio. L'ha Sì. detto selvaggio, infatti. In molte culture il cinghiale rappresenta spiriti del bosco, delle radici o energie antiche, territoriale. Dal punto di vista paranormale, quando un'entità si presenta come cinghiale, spesso vuole comunicare forza grezza o rabbia depressa. Che erano già tutte cose che aveva detto Lorraine prima. Sì, e tra l'altro ci sta con tutte le cose negative che sono state, che sono successe. C'è la distruzione del locale, l'ha detto, rabbia distruttiva. Brava, ok. Cosa Perché? vuole? E infatti, bravo, volevo proprio chiedergli quello. Che Perché cosa fai tutto vuoi? questo? Perché fai tutto questo? Un nome. Levis. Ah, questo... che lo faccia per una persona. Cioè, è arrabbiato per un qualcuno proprio. Sei arrabbiato per una persona? Perché arriva dall'estero, è questa statuina, quindi... Sei arrabbiata con una persona? Lorena ha detto che era una donna. E quindi? Ha detto il nome di un uomo. È arrabbiata per un uomo. Hai capito? Questa. Sì. Sta parlando male, però ho capito. Non sta parlando bene italiano. Hai No. ragione tu. È Questa. una donna incazzata per un uomo. Mhm. Molto interessante. Che cosa ti ha fatto quest'uomo? Cosa c'entra il cinghiale? Va? Non lo so. È qualcosa di più di una persona? Ti ha detto è metà. Divisa a metà. Chi è questo uomo? Che cosa ti ha fatto? Boh, ho i brividi. Paolo, però leggi tutto. Un'estremità. 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 Ma
Ma cosa ha fatto quest'uomo? Ti ha tagliato a pezzi, ti ha ucciso, ti ha fatto a pezzi. No, dopo io non... Cioè, Quest'uomo ti ha uccisa e ti ha fatto a pezzi? io ho la pelle d'oca dalla Mamma mia, hai punta sentito? del... Cioè, poi pieno di rumori. Londra. Cosa sono tutti questi animali? Però dimmi perché sta dicendo Deve dirmelo lei. animali strani poi. Sì. Però animali del bosco. Devi essere chiara, perché se no non riusciamo a capirti. Tutta questa rabbia arriva da qualcosa di molto profondo, ok? Sì. Di molto forte. Questa energia deve avere una radice solida. Spiegaci il motivo della tua rabbia. In una parola. Immaginare. Immaginare. Non posso immaginare cosa ti è successo se non lo dici. No, infatti. Sto provando sto provando a cercare di capire che cosa ti può essere successo, ma non lo riesco a immaginare. Perché se sei così arrabbiata deve essere per forza qualcosa di molto molto grave. Esatto, Che ti ha molto fatto forte. arrabbiare così, molto forte. E che poi Quindi tra l'altro ti ha fatto finire lì dentro. ti sei attaccata lì. Per quale motivo? Perché volevi andare via? Perché volevi scappare? Perché ti sei attaccata a questa statuetta? No, ragazzi. Cosa? A Palachiani. E che cavolo vuol dire? Non c'entra niente con l'India. Allora, con l'India non c'entra assolutamente niente, però continuano a venirmi i brividi perché sui Monti Apalachi, proprio in questo ultimo anno, si è parlato tantissimo di avvistamenti di creature misteriose. Proprio creature, metà uomini, metà animali, mostri. Ok, ma cosa c'entra? Magari è un mostro. Magari per una volta non siamo di fronte a uno spirito, ma a un mostro. Cioè, questa roba mi fa proprio strano. Io... Anche perché non sto capendo niente. infatti... Una donna? India? Apalachi? No, infatti. C'è proprio Ma è lei casino che ci porta totale. così. È lei che ci porta fuori strada, Perché è lei che sta avendo difficoltà grosse nel comunicare. E allora non stiamo usando il metodo corretto. Allora accendo la black. Proviamo con Speriamo di questo. capire, perché se questa non parla italiano... Infatti. Riesci a presentarti? Riesci a farci capire chi sei? Adesso? Chi sei? Ha detto il cerchio voglio. Ha detto quello. Che cerchio vuoi? Perché è una strega. Le streghe Sono? possono essere animali. Certo. Oh! Ah! Ha detto sì, raga! Beh, anche in India ci saranno le streghe, avranno dei nomi loro. Sicuramente. Ma non è neanche detto che sia dell'India? Secondo me sì. Attento. Ah, e sei una strega molto arrabbiata? Esatto. Sei Vero? arrabbiata con un uomo? Perché sei arrabbiata con un uomo? Cosa hai detto? Ti ha uccisa?
detto sì. Però magari lei prima di morire si è reincarnata in un animale. E così? Di solito le streghe lo fanno, prima di morire si incarnano in un altro animale. Ragazzi, ti ho detto sì, E ti sei incarnata in un Cinghiale. un cinghiale? Quello. Hai sentito quello? Quello. Ganesh. Perché però Ha detto vuoi fare Ganesh. del male alle persone? Era detto Ganesh comunque. Perché vuole essere ascoltata. Bruciale. Gli ha fatto bruciare qualcosa dentro al locale. Sì? Gli ha fatto... è successo Sì. un incendio. Ok. Riesci... Questo spiegherebbe anche il fatto per cui l'amica rideva spesso quando... in un comportamento abbastanza... Da strega. Mm. Ma te ne andrai mai via da quella statuetta? Perché c'è solo una cosa che vorrei ancora capire. Sei intrappolata o no? Cioè se è lei che decide di stare lì o è obbligata a stare lì? Via le mani. Ma aspetta, fermi. Ma ti hanno chiuso lì dentro? Sì. Ok, wait. Ah. Ganesh è una statuetta di protezione. Ah! Quindi magari è stata usata Ganesh e Ganesh come statuetta, come simbolo, ha assorbito la negatività. Esatto. E l'ha assorbita. Esatto. Molto chiaro. Allora io potrei anche capire chi è l'uomo con cui ce l'hai. Chi è? È un monaco. O comunque colui che ha fatto quel rito di protezione. Quando? È pieno di sciamani indiani che fanno quelle cose. Proviamo a dire a Lorraine questa cosa. Proviamo. Perché se così abbiamo capito. Avete fatto un ottimo lavoro con la strumentazione, quello che mi descrivi è assolutamente coerente con quello che ho percepito prima, una presenza femminile, Esatto. energia spezzata, rabbia e desiderio di riconoscimento. Vedi? Sì, in India esistono figure assimilabili alle streghe, nell'immaginario occidentale, ma spesso sono donne che praticano magia popolare, rituali antiche o donne emarginate e accusate di stregoneria. Sono chiamate con diversi nomi: tantrika, dakini, kurel. La figura della strega in India è spesso legata a energie di vendetta, spiriti inquieti o donne morte in modo violento. Porca vacca. La dinamica che descrivi, spirito di una strega intrappolato in un oggetto da un monaco o uno sciamano, è plausibile, soprattutto se la statuetta è stata prelevata da un luogo rituale o venduta in modo poco trasparente. In certi territori indiani, oggetti sacri o statue vengono usati come prigioni per entità disturbanti, con rituali di sigillatura. Se l'oggetto è poi stato rimosso dal suo contesto, la protezione si rompe e l'entità cerca di liberarsi, causando scompiglio e disgrazie, come quello che avete riscontrato. Mi riferisco alle 2 ragazze che mi hanno inviato questo oggetto. Ragazze, voi sapete che cosa c'è adesso? Che cosa potrebbe esserci dentro a questa statuetta? Fatemi sapere come volete procedere. Se volete, perché ovviamente non è nostra, che vi venga restituita, io ve la rimanderò a casa, però in questo caso sappiate che come consiglio vi dico di non metterla in un luogo dove voi tendenzialmente abitate o lavorate, Esatto. ma tenerla in un luogo più assettico possibile. Sicuramente dentro la sala, come avete fatto, sì, è una cosa ottima, ma la farei periodicamente magari dei rituali di purificazione. Quindi provare a insistere con il palo santo o con la salvia bianca, perché no, io uso tanto quella, e lasciarla lì dov'è. Esatto, non Perché pacioccarla. questa statuetta probabilmente è un modo per tenere a bada questa entità. Quindi più sta lontana da voi, e tra virgolette meglio è. Chiarissimo. Se invece non la volete indietro, noi la custodiamo all'interno del nostro
del nostro museo.